Ciao a tutte, ciao a tutti da Davide della Fondazione Museo Storico del Trentino. Oggi parleremo di un argomento che mi interessa particolarmente, che mi ha sempre affascinato, però dato che si tratta di un argomento delicato è meglio partire con una specificazione. Allora, come vedete il titolo è questo, si parlerà di aeronautica italiana nella Seconda Guerra Mondiale, si parlerà sostanzialmente dei motivi che portarono alla sconfitta della Regia Aeronautica nel secondo conflitto mondiale. Naturalmente tutto quello che dirò non toglie nulla, ma assolutamente nulla alle imprese, talvolta epiche, che i nostri aviatori hanno fatto, su entrambi i fronti in realtà, proprio perché l'analisi che voglio fare è più che altro un'analisi legata alla strutturazione della Regia Aeronautica, alla organizzazione logistica e alle problematiche industriali legate appunto all'utilizzo dell'arma aerea, visto che fondamentalmente possiamo già dire che i problemi più grossi si riscontrarono in questo campo qua. Chiaramente per quel che riguarda il sacrificio dei nostri aviatori, dei nostri piloti, non si può assolutamente trovare nulla da eccepire, ci furono degli esempi di valore straordinari, tanto che molto spesso i nostri piloti si trovarono a operare con dei velivoli di livello decisamente inferiore rispetto alle controparti e quindi insomma non è possibile imputare alla qualità degli uomini diciamo il peso della sconfitta, ma chiaramente si parla appunto dei problemi legati all'organizzazione della Regia Aeronautica e in generale delle forze armate italiane. Quindi vediamo di cominciare e cerchiamo appunto di tenere bene in mente questo, perché secondo me è importante, insomma, e è importante soprattutto non dimenticare il sacrificio degli aviatori che hanno combattuto magari che hanno combattuto questa guerra, che è stata una guerra sicuramente terribile e che ha segnato profondamente il nostro paese. Cominciamo innanzitutto cercando di capire cosa è successo prima della seconda guerra mondiale per la Regia Aeronautica, visto che in effetti l'arma aerea era stata ampiamente utilizzata nei due principali conflitti precedenti, perché sia in Etiopia tra il 35 e il 36, sia durante la guerra di Spagna, i velivoli dell'aviazione italiana vennero rischierati in quantitativi piuttosto significativi, perché come vedete qua nella guerra d'Etiopia si utilizzarono 500 velivoli. Ovviamente i velivoli in questo caso vennero utilizzati prevalentemente per compiti legati alla logistica, quindi al trasporto di materiali, ma furono fondamentali per alimentare l'avanzata delle truppe italiane all'interno delle vaste distese etiopiche, proprio per consentire di proseguire l'offensiva e quindi alla fine di vincere il conflitto con il paese africano. E poi soprattutto le performance della Regia Aeronautica furono particolarmente brillanti, diciamo così, se si può dire così, visto che si parla comunque di bombardamenti sui civili, si parla di operazioni di guerra a tutti gli effetti, furono particolarmente efficaci nella guerra di Spagna tra il 36 e il 39, visto che ben 700 velivoli, quasi un terzo diciamo della forza complessiva della Regia Aeronautica, vennero rischiarati come aviazione legionaria e in particolare i velivoli che si distinsero di più furono i caccia Fiat CR-32, un biplano a carrello fisso che era particolarmente maneggevole, che era in grado di surclassare gli aerei che si trovavano impiegati in quel teatro da parte dell'aviazione repubblicana spagnola, che non erano particolarmente efficienti e non erano particolarmente moderni, e il famoso SIAE Marchetti SM79 o S79 a seconda insomma della dicitura che si voglia adottare, che è appunto uno degli aerei più prodotti in assoluto dalle nostre industrie, un aereo da bombardamento un aereo da bombardamento medio che aveva delle ottime prestazioni velocistiche e che appunto nella guerra di Spagna registrò pochissime perdite e riuscì a dare un contributo piuttosto significativo alla conduzione delle operazioni a terra, quindi in coordinamento con la fanteria. Si dice appunto, si narra che gli S-79 semplicemente bastava che accelerassero
per lasciare indietro i caccia avversari, e quando si trovavano a scontrarsi con i caccia avversari, le armi di bordo, le armi di autodifesa, avevano facilmente ragione sui velivoli avversari, a tal punto che le perdite registrate da questi due velivoli, sia del Fiat CR-32 ma anche dall'SM-79, furono veramente pochissime e imputabili più che altro a guasti e a problemi, diciamo, dei velivoli stessi, che non del contrasto da parte dell'aviazione nemica, che non era neanche particolarmente efficiente dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Quindi, con questo in mente, dobbiamo capire come mai, appunto, nel 1940, come mai nella seconda guerra mondiale, in realtà, la Regia Aeronautica ebbe come dire, registrò una serie di insuccessi e sconfitte particolarmente fragorose. Vediamo quali sono i numeri al 1940. Allora, la Regia Aeronautica disponeva di un numero piuttosto significativo di uomini, 84.000, tra avieri e personale a terra, aveva 6.300 piloti, quindi un numero particolarmente significativo, disponeva, per quel che riguarda i velivoli, di 1.300 bombardieri, 1.160 caccia e 500 ricognitori, complessivamente quasi 3.000 velivoli. Giusto per darvi un'idea, questi numeri facevano sì che la Regia Aeronautica fosse più grande della Royal Air Force, della RAF inglese, e anche della aviazione militare americana, che all'epoca era sotto le insegne dell'esercito, quindi si chiamava USAF, United States Army Air Force. Quindi fondamentalmente era una forza di tutto rispetto dal punto di vista dei numeri. Certo che quei numeri vanno un pochino bilanciati e vanno capiti fino in fondo. Innanzitutto va detto che, a causa delle guerre precedenti, la Regia Aeronautica aveva avuto un logoramento piuttosto significativo. Quindi fondamentalmente quando scoppia la guerra nel 39 e ancora nel 40, c'erano dei grossi problemi di operatività dei velivoli, vale a dire che i velivoli all'epoca, ma anche adesso, hanno bisogno di revisioni periodiche, di risistemazione dei motori, di cambio dei motori molto spesso, di manutenzione delle cellule, manutenzione di qualsiasi parte della macchina, e alcuni studiosi calcolano che nel 1940 sui 3.000 aerei che ufficialmente entravano all'interno dell'inventario della Regia Aeronautica, circa la metà fossero in manutenzione. Quindi già questo ci fa capire come i numeri in realtà non fossero così significativi. Questo è il primo problema che si incontra nel 1940, quando viene depositata la dichiarazione di guerra da parte di Mussolini nei confronti dei paesi alleati. Quindi questo è un problema sicuramente significativo. Poter contare solo sulla metà dei velivoli che effettivamente sono posseduti, chiaramente poteva creare dei problemi. Queste sono le perdite poi che si registrarono alla fine del conflitto, circa 12.000 uomini, 1.800 piloti, che è un tributo di sangue notevole, e tra il giugno del 1940 e il settembre del 1943 si persero complessivamente 6.483 velivoli. Quindi diciamo che furono perdite abbastanza significative, ma se noi guardiamo quantitativamente quali furono le perdite di altre nazioni coinvolte nel conflitto, ci rendiamo conto subito di come la scala delle perdite italiane fosse infinitamente più bassa, anche se rapportata ai numeri produttivi italiani, che, come vedremo, furono particolarmente bassi. Per esempio in Germania le perdite ammontarono a 70.000 velivoli, nell'Unione Sovietica addirittura 106.000 velivoli, negli Stati Uniti 95.000 velivoli. Quindi capiamo che siamo al di sotto dei numeri delle nazioni coinvolte nel conflitto. Se poi andiamo a vedere la qualità degli aerei che erano coinvolti nel conflitto e che appartenevano alla Regia Aeronautica, ci rendiamo conto di come ci fosse, diciamo, una
un ritardo tecnologico piuttosto significativo. Allora, la componente di caccia, quindi la superiorità aerea della nostra nazione, era basata prevalentemente sul Fiat CR42 Falco, che era un'elaborazione, una versione un pochino più potente e migliorata del Fiat CR32, che appunto si era distinto in Spagna, ma che appunto aveva una formula che ormai si poteva dire sorpassata, perché in effetti quando apparve il Fiat CR42 Falco, per esempio in Germania e in Gran Bretagna, comparvero gli aerei monoplani a struttura metallica come lo Spitfire e il Messerschmitt Bf 109. Quindi fondamentalmente diciamo che alcuni sostengono che il Fiat CR42 sia stato uno dei migliori biplani della storia, il che può anche essere, però questo non aiutava a sostenere, diciamo, la componente offensiva della Regia Aeronautica. Quindi si tratta di un aereo biplano, come potete vedere dalle immagini, caratterizzato da un carrello fisso, quindi non c'era un carrello retrattile, e da un abitacolo aperto. È che per quel che riguarda la struttura dell'aereo, esso era costruito in un traliccio di tubi che era ricoperto di alluminio nella parte frontale e di tela nella parte posteriore, il che di per sé non rappresenta una bestemmia. Per esempio l'Hawker Hurricane era costruito in maniera simile, fu uno dei migliori caccia al mondo e sicuramente fu il caccia che consentì all'Inghilterra di vincere la battaglia d'Inghilterra contro la Luftwaffe. Però chiaramente in questo caso si sposava una formula che era ormai, potremmo dire, sorpassata. Dopodiché la Regia Aeronautica contava per il bombardamento sul famoso SIAI Marchetti S79 o SM79 Sparviero, chiamato anche Gobbo per la forma appunto che vedete sopra l'abitacolo di quella protezione per il mitragliere dorsale. Si trattava di un trimotore veloce che aveva stabilito una serie di record notevoli prima dello scoppio del conflitto, che appunto nella seconda metà degli anni 30, dal 35 in poi, era considerato dal punto di vista tecnologico uno dei migliori bombardieri medi, ma che nel 38-39 cominciava a mostrare la corda e che appunto iniziava a diventare obsoleto. Si trattava di un aereo fatto in costruzione mista, quindi la fusoliera era fatta prevalentemente in tubi d'acciaio ricoperti da tela nella parte posteriore e duralluminio nella parte frontale. L'ala, pensate, era fatta in legno, quindi si trattava di una costruzione per certi versi molto tradizionale. Trimotore, alcuni hanno eccepito che la formula trimotore potesse causare dei problemi riguardo appunto alla precisione del bombardamento. In realtà la formula trimotore era particolarmente necessaria a causa della scarsa potenza dei motori, quindi se si voleva portare un carico bellico significativo era necessario installare non 2 ma almeno 3 motori, quindi questo era un altro dei problemi che affliggeva cronicamente la Regia Aeronautica. Dopodiché un altro bombardiere piuttosto significativo per quel che riguarda la Regia Aeronautica fu il Kant Z1007, qua in versione bis, l'Alcione, che era un aereo dalle prestazioni piuttosto buone, anche questo formula trimotore per lo stesso motivo dell'SM79, un aereo che si dimostrò molto maneggevole, anche robusto, che era anche questo realizzato prevalentemente in legno, ma che ebbe grossissimi problemi, per esempio, nell'utilizzo in condizioni climatiche estreme, per cui, ad esempio, quando vennero inviati in Russia, il passaggio dal caldo al freddo fece sì che alcune parti dell'aereo si scollarono, il legno dell'aereo si scollarono e quindi diedero origine a grossi problemi strutturali. Per cui stiamo parlando ancora di sistemi di costruzione veramente artigianali, quindi non monoplani, non metallici, insomma, non strutture metalliche o strutture a rivestimento lavorante o strutture a guscio, niente di tutto questo, ma appunto strutture di costruzione tradizionale, quasi artigianali potremmo definirle, che venivano impiegate su numeri piuttosto significativi per l'inizio del conflitto, ma che poi, come vedremo, non basteranno più. E poi c'era il Macchi MC200,
denominato Saetta. Questo sì era un aereo particolarmente moderno, diciamo, perché effettivamente aveva, come dire, delle caratteristiche che lo rendevano abbastanza al passo coi tempi. Aveva per esempio il carrello retrattile, la costruzione interamente metallica, però anche questo aveva una maneggevolezza molto elevata che lo rendevano una base piuttosto interessante per futuri sviluppi, ma per esempio il fatto di avere il motore radiale lo rendeva non particolarmente brillante in termini di prestazioni, e questo faceva sì che per esempio l'armamento di attacco fosse particolarmente scarso, con sole 2 mitragliatrici, quando magari gli altri aerei ne portavano 4, 6, 8 addirittura. Insomma, ecco, va detta una cosa. Tutti questi aerei al 1939 non erano ancora così obsoleti, ma chiaramente, mancando poi successivi sviluppi, lo divennero nel corso del conflitto. E in effetti il problema dell'industria italiana fu fondamentalmente quello di stare dietro ai ritmi di produzione necessari per una guerra di logoramento e di usura dei materiali come fu la seconda guerra mondiale. Quindi un problema grosso della nostra industria fu che la produzione entrò rapidamente in crisi, per cui non ci fu un incremento significativo dopo i primi mesi del conflitto della produzione, e non ci fu un miglioramento continuo di pochi modelli di velivoli, ma si continuarono a produrre tanti modelli di velivoli in varie versioni e sottoversioni, che però strutturalmente non erano in grado di competere con quello che mettevano in campo sia gli alleati, quindi i tedeschi, sia gli alleati veri, cioè gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e l'Unione Sovietica. Però c'era la propaganda, e la propaganda mostrava esattamente questo. È un video molto bello, guardate come si indugiava, diciamo, sulla modernità delle realizzazioni aeronautiche italiane. Gli stabilimenti vengono ripresi in tutti i loro dettagli delle fasi di lavorazione. Qua vediamo appunto le fasi della messa a punto di motori, montaggio delle eliche. Tra l'altro questo è un filmato molto bello dell'Istituto Luce. Questo è un Fiat BR20. Dopo racconteremo alcuni aneddoti a proposito di questo bombardiere medio, che come vedete aveva una formula biplano, era in costruzione metallica. Qua abbiamo il famoso SM-79 con un siluro appeso sotto, perché poi fu sviluppato per la specialità dell'aerosiluramento. Qua vediamo quantità di motori che vengono testati, che vengono spostati, prodotti, lavorati. Insomma, tutto questo dà un'idea di grande quantità, di capacità produttive enormi, di capacità industriali significative. È un filmato molto bello che ho tratto da YouTube, è un documentario sulla Regia Aeronautica, potete trovarlo, dopo magari vi inserisco nei commenti il link, perché secondo me è interessante anche come numeri. Qua abbiamo una linea di produzione di uno degli aerei migliori mai prodotti da trasporto, probabilmente nell'intero conflitto, che era l'SM-82, e poi qua vediamo alcune evoluzioni successive che ci furono effettivamente, come il Macchi MC202. Qua vediamo un Fiat CR42 nei primi voli di prova. Queste sono immagini veramente molto belle. Qua abbiamo il Macchi MC200 Saetta. E poi magari ve lo lascio vedere a voi se avrete voglia. Vediamo quali furono i problemi riscontrati durante la seconda guerra mondiale, e che già alla base minavano, diciamo, un esito positivo per la Regia Aeronautica nel secondo conflitto mondiale. Innanzitutto la Regia Aeronautica soffrì sempre di motori inadeguati, che erano realizzati secondo la formula radiale, quindi non si investì mai in termini di ricerca e sviluppo sulla realizzazione di un propulsore nazionale realizzato in grandi numeri, di una potenza sufficiente, quindi sopra i 1000 cavalli, 1000-1500 cavalli, realizzato in linea e raffreddato a liquido.
In più i motori radiali che erano stati scelti dal regime, perché secondo il regime erano nel 1935 erano dei motori particolarmente robusti, potevano funzionare raffreddati ad aria e potevano sostenere dei danneggiamenti più importanti rispetto ai propulsori raffreddati a liquido, cosa che nel 1939 ormai era già superata. La cosa peggiore è che questi motori non provenivano da brevetti italiani, non erano stati studiati in Italia, ma erano costruiti su licenza francese, su licenza inglese, su licenza americana. E quindi fondamentalmente si trattava di produzioni estere, magari non particolarmente di qualità, che venivano poi sistemate nel nostro paese. Solo con l'invio di un contingente di 400 motori Daimler-Benz in linea raffreddati a liquido nel 40, che poi vennero poi riprodotti su licenza. Pensate, ci vollero ben 2 anni per ricostruire questo motore, per ricostruire il DB601, che era un motore molto buono, che era montato fondamentalmente sui principali aerei da caccia e da bombardamento della Luftwaffe. Ci vollero 2 anni. Questo significa che il ritardo tecnologico italiano era particolarmente significativo. L'altro problema fu l'incapacità di aumentare significativamente la produzione. Vi do solo un dato: la produzione della seconda guerra mondiale di aerei fu simile, molto simile, a quella che venne fatta nella prima guerra mondiale dall'Italia. Il problema è che erano passati 20 anni e che in effetti gli altri paesi dimostrarono capacità produttive enormemente superiori, anche paesi che comunque avevano delle difficoltà a approvvigionarsi di materie prime, come per esempio il Giappone. Il Giappone nella seconda guerra mondiale costruì circa 90.000 velivoli, l'Italia rimase ferma a 12.000 velivoli, pochissime se ci pensate, sono un quantitativo ridicolo. Ovviamente se lo confrontiamo con i 300.000 degli Stati Uniti è chiaro, parliamo di un raffronto impossibile, insomma. Però la Germania riuscì a realizzare per esempio 120.000 velivoli nel corso del conflitto e appunto dicevamo il Giappone 80-90.000. Un altro problema della produzione aeronautica italiana era che esistevano troppi modelli che erano realizzati prevalentemente in piccola serie. Pensate, vennero utilizzati nel secondo conflitto mondiale ben 60 modelli di velivoli, quando invece le altre aeronautiche si standardizzavano su un numero molto inferiore di velivoli. Per esempio, per quel che riguarda la caccia, la Germania aveva fondamentalmente 2 modelli di velivoli, il Messerschmitt Bf 109 e il Focke-Wulf 190 e basta. E poi aveva per il bombardamento 4-5 modelli principali, quindi fondamentalmente possiamo parlare di 6-7 modelli di aeromobili che montavano tipologie di motori molto ristrette, mentre invece l'Italia aveva 60 velivoli e tutti prodotti in numeri veramente scarsissimi. Poi vediamo una tabella su questo. Infine c'era un problema legato alla carenza non solo di carburanti ma anche di materiali per le costruzioni aeronautiche, che sono materiali particolarmente pregiati, e i problemi legati all'autarchia logicamente si sentivano in questo settore, e però anche la carenza di carburante in assoluto, la carenza di carburanti speciali per l'aviazione, quelli ad alto numero di ottani, e anche la carenza di lubrificanti faceva sì che i motori italiani sulla carta avessero delle potenze paragonabili rispetto a quelle degli altri propulsori, ma in realtà poi allo stato dei fatti non riuscivano ad esprimere queste potenze, erano potenze che rimanevano fondamentalmente sulla carta. Vediamo un attimo la tabella dei velivoli realizzati durante il secondo conflitto mondiale. In questo Wikipedia ci viene in aiuto, perché se andate su Wikipedia inglese, List of Reg Aeronautica Aircraft Used in World War II, trovate una bella lista. Io li ho ordinati secondo il numero di produzione, di esemplari prodotti. Allora, chiaramente è Wikipedia, per cui i numeri vanno presi con un minimo di beneficio di inventario, però come dimensioni ci siamo molto bene. Allora, vediamo quali erano i velivoli più prodotti durante il secondo conflitto mondiale. Allora, abbiamo il Fiat CR42 come primo velivolo, che venne prodotto in circa 1500 esemplari. Poi abbiamo il famoso Sparviero, il Savoia Marchetti SM79, realizzato in 1240 esemplari, alcuni dicono 1300, insomma, ma ci siamo, ecco. Poi abbiamo il Macchi C202. Il Macchi C202 era fondamentalmente un upgrade, un miglioramento del Macchi C200 saetta, quello con motore radiale monoplano metallico,
Praticamente si trattava del Macchi MC202 con montato il motore Daimler-Benz, il motore DB601. Era un velivolo di buone prestazioni e venne fortunatamente costruito in un buon numero di esemplari, in 1172 esemplari, sempre troppo pochi. Pensate, l'Hawker Hurricane venne costruito in 14.000 esemplari. È chiaro che c'è una netta distanza tra questi due numeri. Poi abbiamo il Macchi C200 che era disponibile in parecchi esemplari, 1172, e poi via via tutti gli altri. Addirittura il Fiat CR32, che era inferiore come prestazioni al Fiat CR42, era comunque presente in 1052 esemplari. Poi abbiamo il Breda BA25, un aereo d'assalto che era particolarmente sfortunato, in 1052 esemplari, e poi tutti gli altri. Ecco, il Savoia Marchetti SM82 merita una menzione speciale perché era un aereo da trasporto molto molto valido, era un aereo anche questo in costruzione tradizionale, però venne realizzato in un buon numero di esemplari ed era considerato superiore, era considerato il miglior aereo diciamo dell'asse per quel che riguarda il trasporto, addirittura a tal punto che venne comprato dalla Luftwaffe e poi requisito dopo il 1943 in molteplici esemplari. Poi abbiamo tutta una serie di velivoli, guardate quanti sono. È chiaro che riuscire a fornire l'assistenza logistica per tutti questi velivoli era un incubo, era impossibile. Poi ci si misero le carenze di carburante e tutto il resto e capite che diventava difficile gestire una situazione del genere. Ma forse uno degli episodi più significativi per capire appunto il disastro che venne realizzato, la sconfitta della Regia Aeronautica, fu il disastro del cosiddetto CAI. Qua abbiamo un Fiat BR20 del CAI, il corpo aereo italiano che venne inviato in Inghilterra. Allora, partiamo dalla partenza. La partenza venne effettuata molto in ritardo, quando ormai la battaglia d'Inghilterra si stava spegnendo, il 22 settembre del 1940. I velivoli arrivarono un mese più tardi, il 22 ottobre, e ben 19 aerei vennero persi durante il trasferimento. Come fu possibile una cosa del genere? Beh, innanzitutto i nostri equipaggi non erano abituati a volare nelle condizioni che trovarono nel corso del trasferimento. Ci fu un maltempo piuttosto significativo, però questo non spiega una situazione così complicata. Anche i velivoli che vennero utilizzati erano inadeguati a combattere e a spostarsi addirittura nel teatro inglese. Poi vediamo quali furono le prestazioni di questi velivoli durante i combattimenti in Inghilterra. Allora, i velivoli furono i Fiat CR42, il biplano che abbiamo visto all'inizio, il Fiat G50 che era molto simile al Macchi MC200, quindi era un monoplano metallico, un aereo mediocre che non aveva grandissimi pregi ma neanche grandissimi difetti, tutto sommato era un po' il più moderno della triade. E poi bombardieri medi Fiat BR20 che sulla carta erano dei velivoli molto validi perché si trattava di bombardieri metallici bimotori, che però in realtà avevano dei grossissimi problemi di messa a punto e dei grossissimi problemi legati alla scarsa potenza dei motori, appunto. Questi velivoli, quindi fondamentalmente una triade di velivoli Fiat, potremmo anche chiamarlo come il disastro della Fiat Aviazione, registrarono delle elevatissime perdite nelle operazioni notturne, che erano legate al fatto che i nostri equipaggi non avevano la strumentazione, non avevano l'addestramento e quindi non sapevano volare in notturna sopra l'Inghilterra, dove ci sono delle condizioni meteorologiche, come potete capire, piuttosto proibitive. D'altra parte questi nostri aerei operavano dal Belgio e quindi arrivavano sull'Inghilterra ai limiti della loro autonomia, e questo ne comprometteva, diciamo, l'efficacia, perché in caso di bombardamenti, per esempio, potevano fare solo un passaggio, se non riuscivano a trovare l'obiettivo dovevano per forza tornare indietro, e si registrarono anche diversi casi di aerei che finirono il carburante e furono costretti ad atterraggi di emergenza. E quindi si decise di schierarli nelle operazioni diurne con risultati ancora peggiori, perché chiaramente si trattava di aerei lenti, di aerei non particolarmente brillanti come prestazioni, che venivano surclassati dalla caccia avversaria.
Morale della favola, alla fine si registrarono la perdita di 38 velivoli, quindi un numero piuttosto significativo, senza alcuna vittoria. Questo fu veramente una delle operazioni peggiori per quel che riguarda i numeri per la Regia Aeronautica. Vediamo infine un grafico che ci consente di capire perché il nostro paese non fu in grado di competere per quel che riguarda l'aviazione con il resto del mondo. Guardate, noi siamo quelli in blu scuro in primo piano. Guardate il livello di produzione dal 39 al 43 delle nostre industrie. Fu veramente bassissimo. Se magari lo possiamo comparare nel 39 a quello tedesco, che vedete non era tanto superiore, però guardate com'è la crescita negli anni successivi, non solo tedesca ma anche degli altri paesi. Certo, non avremmo mai potuto confrontarci con gli Stati Uniti, e questo è logico, anche perché gli Stati Uniti erano fuori scala un po' per tutti i contendenti. Gli Stati Uniti rifornirono di aerei tutti gli alleati, a partire dagli inglesi e poi addirittura l'Unione Sovietica, fino poi dopo a appunto dotare le proprie forze aeree di un numero di velivoli oggettivamente impossibile da raggiungere per qualsiasi altra realtà produttiva. Però guardiamo ad esempio cosa fecero gli inglesi. Gli inglesi fecero delle performance, ottennero delle performance incredibili. Gli stessi giapponesi, nonostante un avvio piuttosto stentato, nel 1944 insieme alla Germania raggiunsero il loro apice produttivo, che poi scemò ovviamente nel 1945 sotto i bombardamenti strategici degli Stati Uniti. Quindi fondamentalmente questi sono i motivi che determinarono il fallimento della nostra aeronautica. Con questo io ho finito, spero di essere stato chiaro, spero che vi sia piaciuto. Se avete qualche osservazione, qualche critica, qualche domanda, fatemele pure alla mia mail dallegri@museostorico.it oppure scrivete qua in chat sul video su YouTube. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, ma restate collegati con noi, con la nostra pagina Facebook, il nostro canale YouTube e la nostra pagina Instagram. Ciao a tutti, ciao a tutte.